Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con questo è il nuovo pacco che mi è arrivato, Robocop, il cyborg, Alex Murphy. Andiamo subito a vedere, vi leggo qualche informazione. La spedizione è la numero 11 e abbiamo 4 numeri dal numero 32 al numero 35. Prezzo pagato per l'abbonamento con base premium 49,96 €, ma mi è stato già anticipato e ho già subito un aumento dalla Hachette con la Ford Gran Torino. Dal numero 55 in poi ci sarà €1 in più a fascicolo per l'aumento del costo delle materie prime. E non confondetevi, perché chi è abbonato ha diritto a non pagare le spese di consegna e ha diritto a non subire le variazioni delle aliquote fiscali, ma non se aumentano le materie prime. Questo, se succede, siamo soggetti anche noi a pagare gli aumenti, purtroppo. In questo video unboxing andrò anche a farvi vedere tutti i contenuti, per cui se ci fosse qualcuno che ha piacere di leggerli oltre che guardare le immagini lo potrà fare, così poi quando andrò a fare i video della sessione del montaggio sarà tutto molto più veloce. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie con tutto il mio cuore, perché siete voi che contribuite il vostro supporto a dare vita al canale e io di questo vi volevo ringraziare sempre. E alle persone invece che non si sono iscritte ma mi guardano, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto dei cyborg o dei robot. E se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Guardate cosa mi è arrivato mentre stavo facendo un video. È arrivato questo pacco da Hachette che non ho ancora aperto, eccolo qui, molto grande, e vi dico cosa c'è all'interno, ma penso che sia il Robocop, chiedo scusa, il Mazinga. Infatti sono 4 numeri del Mazinga che vanno dal numero 20 al numero 23. Prezzo pagato 51,96 €. Ok, stavo guardando se potevo darvi altre informazioni. No. Bene, questo lo vedremo chiaramente in un altro momento. Seguitemi. Andate anche a dare un'occhiata al video straordinario, mi auguro che abbiate guardato il video straordinario che ho pubblicato prima di questi, perché ho risolto il problema del movimento troppo debole che ha la caviglia. Se non intervenite, difficilmente il vostro modello potrà stare su in piedi senza correre il rischio di venire giù come una marionetta, quindi fate attenzione. Bene, andiamo a vedere subito il contenuto del fascicolo numero 32. Questi fascicoli sono molto ricchi di illustrazioni, foto e testi. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e servizi che si ripete in ogni collezione che deciderete di intraprendere. Buona lettura ragazzi! Questo poi andiamo a vederlo bene nel dettaglio. Fasi di montaggio. Ricordatevi il consiglio che vi do: non abbiate fretta di mettere i copriviti, le coperture dove poi vengono nascoste sotto le viti, perché
Prima che si assesti il modello definitivamente ci sarà da intervenire. Fatelo alla fine, non vi corre dietro nessuno. Non abbiate sempre fretta di montare, perché poi quando andrete a levare i pezzi rischiate di rompere i perni dietro o di danneggiare esteticamente la copertura, che sarebbe un peccato. Guardate me, adesso vedrete, ma chi mi segue lo sa, io non metto nulla, aspetto alla fine come ho fatto con Iron Man. Visto che c'è tutto questo silenzio come in biblioteca, per i più distratti, sempre che ne abbiano piacere, si possono tranquillamente iscrivere al canale e attivare la campanella, mi raccomando. Perché poi mi fate 1000 domande e poi guardo e non vi siete iscritti al canale. Non è bello, ragazzi, non è una cosa buona e giusta. Iscriversi al canale di Michele Armonica, che cerca di aiutarvi e non si occupa del solo montaggio, è una cosa buona e giusta, ragazzi. Non vi costa nulla. Ecco qui. Articolazione del ginocchio destro, parte seconda. Troviamo questa parte in gomma che abbiamo già visto nel ginocchio sinistro, molto ben fatta. Questa permette, oltre che a coprire perfettamente la giuntura tra ginocchio, coscia e polpaccio, permette anche il movimento alla gamba quando deve piegarsi. Questa invece è la parte superiore del ginocchio, interna ed esterna. E poi abbiamo 3 serie di diti. Eccole qui. Queste due, come potete vedere, hanno la lettera P finale che indica plastica e quindi vanno avvitate nella plastica. Ve ne accorgete anche perché il filetto, guardate, è molto più largo e qui quando vi create i filetti, mi raccomando, non usate alcun tipo di lubrificante. Invece potete vedere queste che sono invece da avvitare nel metallo, perché abbiamo la lettera finale M. Qui usate un lubrificante, quello che volete voi, e noterete che a differenza di quelle per la plastica, il filetto è molto più ravvicinato. Fate attenzione perché se vi fosse capitato una volta di mettere le viti della plastica sul metallo, vi si sono rotte sicuramente subito dentro perché sono anche più deboli e non scorrono, quindi si spezzano immediatamente. Bene, vediamo questo. E passiamo al fascicolo numero 33. Se alla fine il filmato non è diventato troppo lungo, prendo tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 32, chiedo scusa, numero 31, e poi ci salutiamo. Se invece fosse diventato troppo lungo, farò vedere i progressi di montaggio in ogni sessione che farò poi successivamente quando andrò a fare il montaggio di ogni numero.
Qui abbiamo la seconda parte del polpaccio destro. Avete visto quante informazioni ci sono che non riguardano solo Robocop o la serie televisiva, ma tutto. A me queste cose fanno un po' paura, eh. Non so se essere contrario o a favore, ma quando non si conoscono le cose fanno paura. Per questo che vale la pena poi di conoscerle veramente prima di esprimere giudizi, e questo vale per tutto. Voilà. Andiamo a leggere. Scusatemi. Questa è la parte esterna del polpaccio destro. Non so se potete vedere, ma io, se avete piacere mi contattate privatamente, lucido anche le armature. Ecco qua, vedete? Si vede il riflesso. A me piace molto di più così, perché secondo me si avvicina di più proprio all'originale, però sono gusti e punti di vista. Questo è tutto in metallo. Poi abbiamo questa invece che è la piastra interna della caviglia destra, eccola qui. Anche questa l'ho lucidata, non so se notate. 2 serie di viti, questa da avvitare nel metallo e questa anche. Passiamo al numero successivo. 34. Se avete anche dei modelli che non vi soddisfano, provate a contattarmi e se avete piacere posso intervenire io. Fatemi sapere. Comunque io, se seguiamo un po' di accorgimenti per migliorare la funzionalità e la stabilità del Cyborg, sono veramente soddisfatto perché è bellissimo. Poi una volta terminato, considerate che è una figura in scala 1:3,
alta circa 62 centimetri. Non so se vi avevo detto l'editore, ma è la De Agostini, e quindi questo è 62 centimetri circa. Ironman è 60 centimetri. Immaginatevi che bella figura che fanno uno vicino all'altro. Poi c'è anche il Mazinga Z, che è alto 75 centimetri, e una volta che sarà montato anche il centro ricerche fotoatomiche, nel punto più alto avremo 90 centimetri. Però lì è un'altra cosa, perché questi due qua, Robocop e Ironman, sono in scala 1 a 3, e quello invece ovviamente è una scala superiore, perché è gigantesco, è un robot. Ecco qui. Terza parte del polpaccio destro. Abbiamo due pezzi in plastica, anzi tre, perché c'è anche il tappo coprivite. Una serie di viti AM che eviteremo nel metallo, e qui, come già sapete, ma lo ripeto per le persone che mi vedono per la prima volta, io mi avvalgo di un lubrificante per crearmi filetti. Qualsiasi lubrificante va bene. Controllatevi le lettere di riferimento dietro, perché può succedere che vi venga dato per errore un pezzo differente, il destro invece che il sinistro o viceversa. Questo è il tappo coprivite e questi due pezzi. Bene, abbiamo visto anche questo. Vi volevo anche far vedere una cosa in merito a quanto vi ho detto dall'inizio. Vedete, queste sono tutte le coperture. Qua abbiamo l'altro tappo che avete appena visto adesso, questo è l'altro della sinistra, vedete, lettera L. Abbiamo tutte le coperture che io non ho messo. Perché? Perché le metterò alla fine. Se devo intervenire non correrò alcun rischio di danneggiare il modello. Ultimo di questo nuovo invio, fascicolo numero 35. È un peccato che molti di voi mandino avanti veloce il video perché vogliono solo vedere il montaggio. È importante la storia. Se vi piace il personaggio e poi anche tutte le altre informazioni che non riguardano, come vi ho già detto, specificatamente il telefilm e la serie televisiva, ma anche cose attuali, la genetica, la scienza, quindi anche. Qui in questa foto si può apprezzare tutto ciò che non è viola, ed è quello che abbiamo noi montato alla fine di questo numero. Questa parte qui ancora manca. Ma sì, visto che sono 20 minuti, non è poco, ma è un video unboxing, prendo anche tutto quello che ho montato fino all'ultimo numero. Che dovrebbe essere il 31.
e poi ci salutiamo. Sì, numero 31, perché questo è il 35, ma ovviamente questi ultimi 4 numeri devo ancora montarli. A volte uso il plurale. Un iscritto mi ha detto: ma sei un'azienda o sei un privato che usi sempre il plurale? E a volte lo uso perché mi trovo ovviamente a ripetere le stesse cose. Per me siete voi la vita del canale, e quindi quando dico abbiamo montato, abbiamo visto, andiamo a prendere, ecco, è perché io vi faccio parte integrante del canale, ragazzi, per questo. Non è un mio errore. Di errori ne faccio tanti, ma quello non è un mio errore. Queste sono le 2 coperture che io ho già lucidato. Eccole qui. Questa è la quarta parte del polpaccio destro. Sono in plastica. Controllatevi le lettere dietro. RR, destra va benissimo, quindi sono corrette. Bene ragazzi, adesso metto pausa al video. Anzi, facciamo una cosa nuova. Non metto pausa al video, ma man mano che prendo vi faccio vedere che abbiamo, vedete, lo stavo dicendo, montato quello che ho montato. Ecco qui. Qua vi ricordate, se mi avete seguito senza mandare avanti video veloci, ho già fatto la modifica anche qui, e infatti è molto più rigido. Adesso non mi cade più. Vedete? Andate a vedere i video precedenti e vi accorgerete che non si poteva lasciare assolutamente così. Ricordatevi che nella caviglia, una volta che andrete a posizionarlo, avrete sì questo movimento destra, sinistra, avete questo e questo, ma avete anche questo. Dovete anche girare bene il piede, mi raccomando, perché ho visto delle cose su Ironman, sull'altra armatura che ho fatto, che c'era da mettersi le mani nei capelli. Io vi dico tutto, dovete solo aver voglia di guardare i video dall'inizio alla fine e non mandarli avanti velocemente, altrimenti vi perdete delle cose importanti. Poi abbiamo il braccio destro. Questa parte calamitata poi si potrà sostituire con quell'altra che ha lo spuntone davanti, vi ricordate? Quello che lui tira fuori come se fosse a scatto, ecco. Questo ve l'ho fatto vedere nel video straordinario, che sono andato a intervenire anche qui per rendere rigido il movimento della caviglia. Qui abbiamo il magnete e qui il pezzo metallico, dove poi andremo a inserire su questa struttura il volto di Alex Murphy in lattice. Non vedo l'ora di vederlo perché sarà bellissimo. I 2 semitoraci, e penso di avervi fatto vedere tutto. Ecco qui. Perfetto ragazzi. Guardo, ma a parte chiaramente queste parti qua di finitura, di copertura, ho tutto qua sopra. Un'altra guardata, perché a volte mi capita di dimenticarmi qualcosa, non sarebbe la prima volta. Bene,
Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando, non mancate perché adesso vado a fare subito i video di questi 4 nuovi numeri. Ciao a tutti ragazzi!